Ciao a tutti, benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi voglio provare a rispondere a una delle tante domande che ci avete fatto fino ad oggi, ovvero come facciamo a connetterci a internet e a lavorare al computer proprio mentre siamo in viaggio a bordo del nostro Valentino. Per farlo abbiamo installato sul nostro camion diversi dispositivi, alcuni più complessi e alcuni lo sono meno. Oggi voglio provare a mostrarveli e spiegarvi nel dettaglio come funzionano in modo tale che anche voi possiate utilizzarli. Venite con noi! Benvenuti a bordo. Allora, vediamo di capire quali sono le cose che ci servono al fine di lavorare al computer mentre siamo in viaggio. Abbiamo bisogno naturalmente dell'energia elettrica 220 volts necessaria per alimentare tutti i dispositivi, come il computer, la macchina fotografica e il cellulare. L'energia elettrica vi spiegherò come la generiamo a bordo del nostro camion. Poi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della connessione a internet. La connessione a internet noi cerchiamo di ottenerla in due modi differenti. C'è il modo gratuito, quello che speriamo di trovare più spesso, che prevede di andare a cercare una connessione nei ristoranti, nei locali, vicino ai chioschi, nelle città, dove spesso capita che ci siano delle piazze che offrono una connessione gratuita. Noi cerchiamo di utilizzarla il più spesso possibile e di portarcela all'interno del nostro camper. Vi mostreremo come. Il secondo modo di ottenere una connessione a internet è quella di acquistare delle SIM telefoniche degli operatori locali. Gli operatori locali sono tanti, alcuni offrono una copertura più che altro nelle città, altri magari sono molto diffusi anche nelle aree remote. Chiaramente le tariffe da loro offerte sono molto differenti e anche la qualità della connessione e della velocità. Noi cerchiamo di portarci l'operatore migliore all'interno del camion e di propagare il segnale per quanto più possibile tramite il wifi all'interno della cellula abitativa. Vi mostriamo in questo caso come facciamo. All'interno di un camper la corrente a 220 volts viene generata da un dispositivo che si chiama inverter. Dato che in commercio ce ne sono tantissimi, è facilissimo andare in confusione quando se ne deve scegliere uno. Dovete prestare attenzione a due cose: la sua potenza e la sua tipologia. Abbiamo degli inverter ad onda pura che sono in grado di alimentare qualsiasi tipo di dispositivo che abbiate a bordo, sono un po' più cari, e degli inverter ad onda modificata che possono essere molto più economici, che però possono creare qualche problema a qualche dispositivo. Prestate molta attenzione alle specifiche tecniche del prodotto quando lo scegliete. Noi abbiamo scelto un prodotto ad onda pura da 5 kW che vedete installato qua al mio fianco. Qualsiasi tipo di inverter abbiate deciso di scegliere, dovete sapere che questo preleverà la corrente continua generata dalle vostre batterie e servizi e la trasformerà in corrente alternata a 220 volts. Chiaramente più dispositivi a 220 volts dovete alimentare e più corrente continua delle vostre batterie e servizi avete bisogno. A questo punto capite bene che avrete bisogno di ricaricare le vostre batterie e servizi. Noi le ricarichiamo attraverso i pannelli solari, abbiamo installato 1,5 kW di pannelli sul tetto che sono in grado di ricaricare molto velocemente le nostre batterie e servizi e fornire una grande quantità di corrente a 220 volts durante la giornata. La corrente a 220 volts deve essere poi distribuita all'interno della vostra cellula abitativa in un modo strutturato. Noi abbiamo utilizzato dei magnetotermici e dei differenziali di tipo casalingo. All'interno della nostra cellula abitativa poi abbiamo installato in molti punti delle prese di tipo casalingo, in questo caso delle Schuko, che sono in grado di alimentare appunto tutti i nostri dispositivi. Avendo la passione per la fotografia e per i filmati, abbiamo bisogno di memorizzare ogni giorno parecchi dati prima che questi vengano elaborati con il computer. Avremmo potuto memorizzare tutti questi dati con degli hard disk tipo questo, però in un viaggio lungo come il nostro alla lunga ci saremmo ritrovati con hard disk sparsi per tutto il camper e questi sicuramente si sarebbero prima o poi rotti. Abbiamo quindi preferito strutturare il nostro camper proprio come se fosse un piccolo ufficio. Abbiamo quindi costituito una piccola rete locale che è accessibile o tramite wifi o tramite un cavo Ethernet come questo. In questa rete locale abbiamo installato un Network Archer Server che serve per memorizzare tutti i dati che vengono prodotti durante la nostra giornata di ripresa di fotografia. All'interno della rete abbiamo installato un router. Questo è un elemento molto importante per quanto riguarda la connettività in generale. Perché? Perché lui ha tre funzioni principali. La prima è quella di darci accesso tramite wifi alla nostra rete interna e questo è molto utile quando ad esempio vogliamo connetterci tramite il cellulare o tramite il tablet o tramite il computer quando non vogliamo connettere il cavo Ethernet.
Le altre due sue funzioni sono quelle di accesso vero e proprio alla rete internet, che come vi abbiamo detto all'inizio sono date o attraverso le SIM degli operatori telefonici o tramite le wifi gratuite. Le SIM degli operatori telefonici noi le possiamo inserire proprio all'interno del nostro router, ne possiamo inserire due e quindi possiamo scegliere di volta in volta la SIM migliore, perché magari costa meno o perché magari sta ricevendo meglio il segnale. Mentre l'altra connettività Wi-Fi noi la prendiamo attraverso una piccola antenna che abbiamo installato esternamente, che è collegata a sua volta a questo router e che ci dà accesso alle Wi-Fi che captiamo esternamente. Eccoci davanti all'impianto domotico del nostro camion. È un sistema molto complesso che si occupa di tante cose. Per questo video vi spiegherò solamente una delle sue funzioni, ovvero quella di controllare la climatizzazione di ogni singolo vano che contiene un dispositivo elettronico. In pratica abbiamo installato dei sensori di temperatura in ogni vano e, opportunamente programmata, l'impianto domotico fa partire delle ventole che sono preposte ad estrarre il calore all'esterno del camion o nelle aree più fresche. Speriamo che questo video sia stato interessante per voi e che magari vi abbia dato qualche idea per l'allestimento del vostro camper. Nel caso abbiate qualche dubbio, non esitate a scriverci attraverso YouTube, attraverso il nostro sito oppure attraverso Facebook e noi cercheremo di rispondervi il prima possibile. Nel frattempo vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!